Ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. Il protagonista di oggi è Lana Soffice Baby della Tresfere. È un prodotto made in Italy. Per quanto riguarda la composizione del filato è 50% pura lana vergine e 50% acrilico. È un gomitolo molto morbido. I gomitoli sono da 50 grammi e il filo è lungo 175 metri ed è irrestringibile. Per quanto riguarda il colore, io sto usando il colore albicocca. Si lavora con l'uncinetto che va dal 3,5, infatti io lo sto lavorando con il 3,5. Detto ciò, possiamo iniziare con il nostro tutorial. Prima di iniziare il nostro tutorial vi spiego cosa ho fatto. La lavorazione è a pannelli, quindi dobbiamo lavorare un pannello del davanti e un pannello del dietro. Il punto è un multiplo di 3 più 1 e si sviluppa su 2 giri. È un punto molto semplice e molto bello, dà un effetto molto particolare. Ho iniziato avviando 84 catenelle, 84 è multiplo di 3 per una taglia M e sono 46 centimetri e del lungo 52 centimetri. Se volete fare una taglia in più, ricordatevi di aumentare 3 catenelle più una, quindi se volete fare una taglia più larga basta aggiungere sempre 3, 3, 3 che è il multiplo e alla fine una catenella in più. Ho iniziato facendo una piccola molla di maglie alte in rilievo avanti e maglie alte in rilievo dietro, un totale di 3 centimetri. Poi sono andata avanti con la lavorazione, ho lavorato sempre dritto. Qui abbiamo la parte dove ho messo il segno per gli scalfi e ho fatto un totale di scalfi di 17 centimetri. Detto ciò, adesso possiamo iniziare. Adesso vi faccio vedere il campione del punto, però vi dico le misure reali che io ho usato. Per quanto riguarda la mia taglia, ho messo su 84 catenelle, 84 è multiplo di 3. Quindi se voi volete aumentare la taglia, basta aggiungere sempre 3, 3, 3 fino ad arrivare alla vostra semicirconferenza. Una volta fatte le 84 catenelle, aggiungo una catenella per voltare e 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Adesso devo saltare 1, 2, 3 e nella quarta catenella lavoro una maglia alta. Quindi ho 2 maglie alte. Vado a fianco e lavoro una terza maglia alta. Dobbiamo iniziare la lavorazione con la molla che avete visto di 3 centimetri. Quindi il primo giro è di maglie alte. Andate avanti e poi dal giro successivo lavoreremo una maglia alta in rilievo avanti e una maglia alta in rilievo dietro. Terminato il primo giro, giro il lavoro. Inizio con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, a fianco con l'uncinetto non vado dove ho le asoline, ma con l'uncinetto entro dal dietro e sposto la maglia alta sull'uncinetto sul davanti. Prendo il filo e lavoro una maglia alta in rilievo avanti. Adesso sulla maglia alta a fianco con l'uncinetto entro dal dietro verso il davanti e sposto la maglia alta sul dietro. Prendo il filo e lavoro la maglia alta in rilievo dietro. Vado a fianco, ho la maglia alta, entro con l'uncinetto dal dietro, sposto la maglia alta sull'uncinetto del davanti, prendo il filo e lavoro una maglia alta in rilievo avanti. A fianco invece maglia alta in rilievo dietro, con l'uncinetto entro dal davanti e sposto la maglia alta verso il dietro. Prendo il filo e lavoro maglia alta in rilievo dietro. Questa la lavoro in avanti, a fianco maglia alta in rilievo dietro. Dobbiamo alternare una maglia alta in rilievo avanti e una maglia alta in rilievo dietro. Lo faremo per 3 centimetri. Adesso in rilievo avanti. Ci vediamo al termine del giro.
Arrivata alla fine della riga, lavoro l'ultima maglia alta in rilievo avanti, quindi con l'uncinetto sposto la maglia alta sul davanti dell'uncinetto, prendo il filo, maglia alta in rilievo avanti e qui dove ho le 3 catenelle d'inizio lavoro una maglia alta. Ho finito il primo giro. Adesso dobbiamo lavorare le maglie alte in rilievo avanti dove abbiamo le maglie alte in rilievo avanti e indietro dove risultano maglie alte in rilievo dietro. Girando il filo, quindi, il lavoro inizio con 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta. Queste più nascoste, vediamo questo bordino, questo filo qui di catenelle, quindi questo bordino risulta una maglia alta in rilievo dietro e lavoriamo maglia alta in rilievo dietro. Questa invece ci risulta maglia alta in rilievo avanti, quindi si vede questo cordino e la lavoriamo in rilievo avanti, a fianco, rilievo dietro. Vado a fianco e lavoro maglia alta in rilievo avanti e vado avanti in questo modo fino a 3 cm. A fianco maglia alta in rilievo avanti, qui in rilievo dietro e a fianco maglia alta in rilievo avanti. Terminiamo e iniziamo il giro sempre con 3 catenelle e terminiamo con una maglia alta. Arrivata al termine del giro, ho lavorato l'ultima maglia alta in rilievo dietro e lavoro sulle 3 catenelle una maglia alta. Una volta che abbiamo lavorato i nostri 3 cm per quanto riguarda la molla, se volete fate anche più centimetri, se volete la molla più alta, iniziamo a lavorare il nostro punto. Ripeto che si sviluppa su 2 giri. Giro il lavoro e faccio 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Rientro nello stesso punto e lavoro una seconda maglia alta. Salto 2 maglie alte di base, 1 e 2. Nella terza lavoro 3 maglie alte, sempre presa nella stessa maglia alta di base. Salto 2 maglie, 1 e 2 nella terza maglia alta, ne lavoro sempre nello stesso punto, prese nello stesso punto 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Salto 1 e 2 nella terza maglia alta, lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 1, 2 nella terza, lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. La sequenza che dobbiamo usare è sempre questa: saltare 2 maglie di base, quindi 1 e 2, e nella terza maglia alta ne lavoro 3. Andate avanti e vi faccio vedere come terminare il nostro giro. Arrivata al termine del giro, lavoriamo 2 maglie alte come abbiamo fatto inizialmente, quindi vado sulle 3 catenelle, lavoro 2 maglie alte, giro il lavoro. Dobbiamo lavorare il giro numero 2, quindi mi alzo con una catenella, rientro nella stessa maglia di base, lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientro nello stesso punto qui dove abbiamo fatto la maglia bassa e lavoro una maglia alta chiusa a metà e una seconda maglia alta chiusa a metà. Chiudo tutte insieme. Qui ho il gruppo di 3 maglie alte. Sulla maglia centrale lavoro una maglia bassa e ripeto con la lavorazione come abbiamo fatto qui. Quindi mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientro nella stessa maglia di base, lavoro una maglia alta chiusa a metà. Filo sull'uncinetto, maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutti insieme. Vado dove ho il gruppo di 3 maglie alte a fianco e sulla maglia centrale una maglia bassa. 3 catenelle.
filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta chiusa a metà, filo sull'uncinetto, una seconda maglia alta chiusa a metà, chiudo tutto insieme, vado dove ho il gruppo di 3 sulla maglia centrale, lavoro una maglia bassa e proseguo questa lavorazione fino a terminare il giro. Qui ho il gruppo di 3 sulla maglia centrale, una maglia bassa, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, maglia alta chiusa a metà, maglia alta chiusa a metà e chiudo tutto insieme. Vado dove ho il gruppo di 3 e lavoro una maglia bassa. Proseguite questa lavorazione e vi faccio vedere come terminare il nostro giro. Arrivata al termine del giro, ho lavorato una maglia bassa al centro delle 3 maglie alte, lavoro sempre 3 catenelle, 1, 2 e 3 e sempre 2 maglie alte chiuse a metà e vado nella terza catenella del gruppo di 2 e chiudo con una maglia bassa. Ho terminato il secondo giro. Adesso dobbiamo ripetere il giro numero 1 e lavoreremo le 3 maglie alte dove abbiamo la maglia bassa. Quindi mi alzo sempre con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Rientro nello stesso punto e lavoro una seconda maglia alta. Vado qui dove ho la maglia bassa, quindi salto il gruppo che ho lavorato di 2 maglie alte chiuse insieme le catenelle, vado direttamente dove ho la maglia bassa e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Salto il gruppo di maglie alte chiuse insieme le catenelle, qui ho la maglia bassa e all'interno lavoro 3 maglie alte. Vado dove ho la maglia bassa e lavoro una maglia alta, sempre nello stesso punto una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Qui ho la maglia bassa e lavoro 3 maglie alte. Proseguite in questo modo e ci vediamo al termine del giro. Vi faccio rivedere come iniziare il giro. Terminato il giro, non lavoro dove ho le 3 catenelle, ma qui dove ho la maglia bassa, quindi devo lavorare le 2 maglie alte sulla maglia bassa. Questa è la prima e questa è la seconda, perché il motivo deve venire sempre in questo modo, tipo coricato in questo modo, steso. Giro il lavoro. Inizio con una catenella, dobbiamo ripetere il giro delle 3 maglie alte, 2 maglie alte chiuse insieme e 3 catenelle. Rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientro nello stesso punto, maglia alta chiusa a metà e maglia alta chiusa a metà. Chiudo tutto insieme, vado nel gruppo di 3 sulla maglia centrale, una maglia bassa. 3 catenelle, rientro nello stesso punto, maglia alta chiusa a metà, maglia alta chiusa a metà e sono 2. Chiudo tutto insieme, sulla seconda maglia alta lavoro una maglia bassa, 1, 2 e 3, dove ho fatto la maglia bassa lavoro le 2 maglie alte chiuse a metà, chiudo tutto insieme e vado qui e lavoro una maglia bassa. Ripeto il giro numero 2 e poi vi faccio vedere come iniziare di nuovo il giro numero 1 e poi proseguite per la vostra lunghezza. Sono arrivata al termine del giro. Una volta che ho lavorato il mio motivo, concludo con una maglia bassa nella terza catenella delle 2 maglie alte. E ho terminato anche il secondo giro. Riprendo la lavorazione dal giro numero 1. Giro e lavoro. Lavoro 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Rientro nello stesso punto, una seconda maglia alta. Lavoro le 3 maglie alte all'interno della maglia bassa. Questa è una seconda maglia alta e una terza maglia alta.
Vado nella maglia bassa e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Qui ho la maglia bassa e lavoro le 3 maglie alte. Dobbiamo proseguire questa lavorazione fino ad arrivare alla nostra lunghezza. Io sono arrivata a 52 centimetri e ho concluso il giro con le 3 maglie alte, non ho ripetuto il giro delle 3 maglie alte e le 2 maglie alte chiuse a metà, delle 3 catenelle scusate, e le 2 maglie alte chiuse a metà. Quindi vado avanti e poi vi faccio vedere come concludere il giro e proseguite per la vostra lunghezza. Terminato il giro, non lavoro le 2 maglie alte sulle 3 catenelle, ma sulla maglia bassa. Quindi vado dove ho fatto la maglia bassa iniziale e lavoro le 2 maglie alte. Giro il lavoro e riprendo di nuovo dal giro numero 2 con una catenella. Rientro nello stesso punto, maglia bassa, 3 catenelle e 2 maglie alte sempre prese nello stesso punto chiuse a metà. E poi chiudete tutto insieme. Vado dove ho il gruppo di 3, nella seconda maglia alta, maglia bassa. Mi alzo sempre con 3 catenelle e lavoro 2 maglie alte chiuse a metà. Adesso chiudo tutto insieme. Maglia bassa sulla maglia centrale. Vado avanti con questa sequenza fino ad arrivare alla mia lunghezza. Una volta che arriviamo alle nostre lunghezze dobbiamo cucire la spalla e la parte del fianco e vi dico quanti centimetri ho lasciato per lo scalfo. Ho lavorato i 2 pannelli, uno del davanti e uno del dietro. Una volta lavorati i pannelli dobbiamo individuare il dritto e il rovescio. Quindi ho messo il dritto all'interno e il rovescio all'esterno e ho messo i pannelli contro. Ho lasciato, per quanto riguarda gli scalfi, ho misurato da dove ho finito fino allo scalfo un totale di 17-18 centimetri. Per quanto riguarda invece la scollatura ho trovato la metà e dalla metà mi sono spostata di 12 centimetri da una parte e 12 centimetri dall'altra. E per quanto riguarda la cucitura della spalla sono un totale, ve lo dico subito, di 13 centimetri. Una volta che avete cucito i 2 pannelli dobbiamo girare dal diritto. Quando cucite avete notato che i 2 pannelli non sono dritti. Questo è dato dal punto, quindi una volta che mettete i marcapunti potete fare la cucitura normale, perché come poi avete visto nelle anteprime, l'indosso non si vede la cucitura che è un po' storta. Quindi voi cucite tranquillamente, basta far coincidere il motivo del davanti con il dietro e come vedete la cucitura non torce molto. Una volta che abbiamo fatto questo dobbiamo lavorare le maniche. Le maniche le riprenderemo intorno allo scalfo. E per quanto riguarda le maniche ho voluto fare il punto granny, una già l'ho fatta. Ho iniziato la lavorazione riprendendo le maniche intorno allo scalfo. Poi per far venire questo movimento ho lavorato 8 giri punto granny normale, 3 maglie alte e una catenella di separazione. Dal nono giro ho tolto una maglia alta ad ogni maglia alta, quindi per tutto il giro ho lavorato 2 maglie alte e una catenella per farla venire anche un po' più stretta. Però se a voi piace la manica larga continuate il punto normalmente. Sono un totale di 40 centimetri, quindi ho lavorato poi 2 maglie alte e una catenella per 40 centimetri. Dopo i 40 centimetri ho lavorato delle diminuzioni. La prima volta ho lavorato solo 2 maglie alte togliendo la catenella. Quindi dove ho la catenella di separazione lavoro 2 maglie alte senza catenella. Dal giro successivo invece lavoro una maglia alta e una diminuzione. Sono arrivata alla mia larghezza, quindi poi vi rendete conto, questa è la larghezza del mio polso. Se casomai dovete lavorare 2 maglie alte e una diminuzione, questo poi lo fate man mano che andate avanti e provate. Ho lavorato poi 3 giri di molla
che sono una maglia alta in rilievo avanti e una maglia alta in rilievo dietro, riprendendo il bordo inferiore. Quindi una volta che ho lavorato tutto questo, ho fatto le diminuzioni e ho lavorato 3 giri di maglie alte in rilievo avanti e maglie alte in rilievo dietro. E adesso ve lo faccio vedere dall'altra parte. Per lavorare la manica, lavoro intorno allo scalfo, dal sottomanica inizio con 3 catenelle e entro nello stesso spazio e lavoro una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Lavoreremo per tutto lo scalfo manica il motivo granny, quindi dove abbiamo, poi vi rendete conto, dove abbiamo il punto disponibile, a questo punto non troppo ravvicinata, altrimenti viene troppo larga. Qui a questo punto io ho un punto disponibile, un'apertura della maglia alta sottostante, quindi lavoro il punto granny, 3 maglie alte sempre prese nello stesso punto, una catenella, qui ho il punto disponibile, lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, più una catenella di separazione. Qui lavoro di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e vado avanti fino a terminare il giro. Poi vi faccio vedere come lavorare il giro successivo e per i prossimi giri e poi andiamo avanti per la nostra lavorazione per 8 giri nel mio caso e poi vi faccio vedere come fare le diminuzioni. Ho lavorato tutto intorno allo scalfo e mi ritrovo con 21 motivi di 3 maglie alte. A questo punto ho terminato, sono arrivata al termine del giro e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. Ora non lavoro giri in tondo, ma lavoro giri avanti e dietro. Questo perché? Per non far venire la chiusura molto spostata. Quindi a questo punto devo girare il lavoro dal rovescio. Mi alzo direttamente con 3 catenelle, 1, 2 e 3 e vado all'interno della catenella e lavoro altre 2 maglie alte. Catenella di separazione. Vado dove ho lo spazio della catenella e lavoro altre 3 maglie alte. Catenella, vado dove ho la catenella di separazione e lavoro 3 maglie alte. Proseguite questa lavorazione e vi faccio vedere come iniziare un altro giro. Arrivata anche al termine di questo giro, ho fatto la catenella e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Giro il lavoro dal diritto, quindi dobbiamo fare un giro dal rovescio o un giro dal diritto. Mi alzo direttamente con 3 catenelle, 1, 2 e 3 e adesso lavoro le maglie alte in ogni catenella di separazione. Catenella, vado qui dove ho la catenella e lavoro 3 maglie alte. Proseguo questa lavorazione per un totale di 8 giri. Quindi contando dal primo, adesso con questo sono 3, vado avanti fino a lavorare 8 giri. Ho lavorato gli 8 giri. Adesso lavoro questo giro e altri restanti giri fino ad arrivare a 40 centimetri togliendo una maglia alta, quindi in ogni spazio lavoro 2 maglie alte invece di 3 e una catenella di separazione. Vado a fianco, lavoro 2 maglie alte, 1 e 2 e una catenella. A fianco 2 maglie alte, 1 e 2 e una catenella. Quindi proseguite questa lavorazione fino ad arrivare a un totale che per voi va bene la manica, lavorando sempre un giro dal diritto e un giro dal rovescio. Andate avanti e ci vediamo quando dobbiamo lavorare il polsino. Una volta che abbiamo raggiunto la nostra lunghezza, a questo punto io elimino la catenella di separazione per ridurre ulteriormente la mia manica, quindi in ogni spazio dove ho la catenella lavoro 2 maglie alte
senza aggiungere la catenella di separazione. Quindi vado qua e lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Vado nello spazio della catenella e lavoro 2 maglie alte. Proseguite questo e poi vi faccio vedere, senza la catenella, vi faccio vedere come lavorare, se casomai è ancora largo, come lavorare le diminuzioni. Ecco come si è ristretto ulteriormente il polso, però per me ancora è largo. Quindi lavoro, giro dal diritto e lavoro 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Vado nella maglia alta a fianco e lavoro una diminuzione, una maglia alta chiusa a metà e a fianco una maglia alta chiusa a metà. Chiudo tutti insieme. La maglia alta a fianco invece lavoro normalmente. Quella a fianco ancora, maglia alta chiusa a metà, a fianco maglia alta chiusa a metà e chiudo tutti insieme. A fianco una maglia alta. Quindi lavoro una maglia alta e una diminuzione per tutto il giro. Ci vediamo al termine del giro. Terminato il giro di diminuzioni, chiudo nelle 3 catenelle che è la mia prima maglia alta d'inizio, quindi ho iniziato con le 3 catenelle e poi a fianco ho fatto la diminuzione. Questa è la larghezza del mio polso. Per me va bene, però se per voi è troppo stretto, invece di fare tante diminuzioni potete lasciare così, oppure fate 2 maglie alte e una diminuzione. A questo punto mi alzo sempre con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta e lavoro le maglie alte a rilievo avanti e maglie alte a rilievo dietro. Questa risulta una maglia alta e la lavoro a rilievo avanti. A fianco maglia alta, rilievo dietro, come abbiamo lavorato il bordo della nostra maglietta. Devo proseguire questo per 3 giri. Quindi andate avanti, dobbiamo incolonnare dal giro successivo dove abbiamo la maglia alta in rilievo avanti, la lavoreremo in rilievo avanti e dove abbiamo la maglia alta in rilievo dietro, la lavoreremo in rilievo dietro. Andate avanti e vi faccio vedere la chiusura e poi proseguite per la vostra. Io ho fatto un totale di 3 giri, quindi voi proseguite per i vostri giri. Ci vediamo al termine del giro. Terminato il giro, vado nella terza catenella e mi chiudo con una maglia bassissima e inizio di nuovo il giro. Qui lavoro la maglia alta in rilievo avanti e qui la maglia alta in rilievo dietro. Se invece vi trovate con il numero di maglie alte pari, quindi io mi ritrovo con una maglia alta in rilievo dietro, le 3 catenelle, una maglia alta in rilievo avanti. Se invece mi trovo con una maglia alta in rilievo avanti e qui anche rilievo avanti dove ho le 3 catenelle, lavoro in questo modo e lavoro una maglia alta in rilievo dietro. No, ho sbagliato. In questo modo con l'uncinetto entro dal davanti verso il dietro e chiudo con una maglia bassissima, quindi qui mi risulterebbe una maglia alta in rilievo dietro. Se invece mi ritrovo con una maglia alta in rilievo dietro e anche qui una maglia alta in rilievo dietro, le 3 catenelle le faccio diventare maglia alta in rilievo avanti, entrando con l'uncinetto dal davanti e chiudo in questo modo. Quindi dipende dalle maglie che vi trovate, oppure altrimenti potete chiudere direttamente con le 3 catenelle, in questo modo come ho fatto io. Detto ciò, il mio maglioncino Beatrix finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale e ho un gruppo Facebook che si chiama Le Creazioni di Carola e le Amiche di Uncinetto. Come vedete un maglioncino molto semplice, da un punto molto carino e molto di effetto. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Grazie per la visione e ciao!